Questo viaggio nel Western Australia mi fa pensare a un boomerang. Siamo partiti rapidi verso nord e ci siamo ritrovati circondati da deserti e strade infinite. Poi, esattamente come quel pezzo di legno ricurvo, abbiamo deciso di rigirarci e tornare verso sud. Ci siamo lasciati guidare dal vento bollente dell'estate australiana e abbiamo cambiato direzione alle nostre bussole. Ma abbiamo anche rallentato e riscoperto un ritmo lento e tranquillo, un po' come quello di un caldo pomeriggio estivo. 3 giorni in uno, chilometri e follie, un boomerang. Buongiorno ragazzi, un buongiorno diverso oggi perché siamo a Geraldton, non siamo nel bel mezzo del deserto e del nulla, ma in questa cittadina di mare molto tranquilla e carina. Stamattina, tra l'altro, è sabato mattina, ci sono un sacco di persone in giro che se la spassano tranquillamente tra un caffè e una surfata. Più che surfata, nuotata, anche perché oggi eccezionalmente non c'è né il vento né le onde. Una Vespa davanti a noi, dietro un signore che suona la chitarra. Oggi è la giornata in cui sono in molti artisti di strada che occupano questa parte che è quella del centro storico di Geraldton. C'è la via principale con tutti i negozi da un lato e dall'altro. C'è una bellissima atmosfera oggi. L'altra volta quando siamo venuti era tutto chiuso e c'era un vento incredibile, Apocalittico. invece oggi c'è un sacco di gente, un bel sole che splende, quindi un bel sabato mattina. Nelle feste di Natale qui in Australia si decorano anche le macchine, quindi hanno messo tutti i festoni sull'antenna della macchina da questo lato, e qui dietro invece c'è l'Aussie Shop, cioè il negozio australiano. Andiamo a vedere cosa vendono dentro. Qui ci sono due bei peluche che secondo me ogni bambino vorrebbe in camera sua, cioè quello di un serpente velenoso e quello di uno squalo. Il tema chiaramente è faunistico, c'è un sacco di fauna, ovviamente il canguro. Il canguro col mini canguretto che puoi tirare fuori dal marsupio. E tutti i colori e tutte le dimensioni, e non solo. Allora, qui c'è il sapone fatto con latte di capra, qua la crema per il corpo con olio di emu, dice. In che senso? Non lo so. E qui invece l'eucalipto, il sapone all'eucalipto, che è ovviamente il preferito dai koaletti. E guarda qua quanto pelo. Guarda qua, queste scarpotte ciabattone fatte con il pelo delle capre australiane, delle pecore australiane. Costa $130 un ciabaton. Va che tamarro sto canguro sulla maglietta. Ho trovato la tazza che riassume perfettamente il nostro viaggio finora. Vai. Sei pronto? It's a bloody long way. C'ha ragione. Queste sono riproduzioni di cartelli che si vedono per strada. Alcuni sì, li abbiamo visti, tipo questo dei canguri. Questo invece no, l'abbiamo visto. Per fortuna, aggiungerei. Ma forse non sono proprio reali, nel senso che non si vedono. Quello dei koala non si vede secondo me facilmente. Sarebbe bello vederlo. E questo invece sì, i nostri amici emu. Tema animali o strada, e infatti qua abbiamo addirittura la targa dei road trains che abbiamo visto praticamente solo qua, questi enormi tir con 2000 rimorchi dietro. La prendiamo per Orietta? Attacchiamo Sì, proprio. road trains. Qui invece ci sono tutti questi vestiti, camicie in particolare, che richiamano lo stile dell'arte aborigena, che è fatta soprattutto di tanti puntini uniti per creare dei disegni. Sono tutte quante con i puntini, anche questa per esempio, blu. Sezione cartoline, e secondo me qua ce ne sono alcune che sono qui dagli anni 90, come per esempio questa con una specie di Pamela Anderson e varie immagini dell'Australia. Finora abbiamo scherzato con le mosche, ma questo è il cappello definitivo. Questo con questi sugherini che ti si muovono sugli occhi, così guarda, sicuramente le scaccerai tutte. Bello però da vedere, no? E come impazzisce lo stesso. Entrano negli occhi sti sugheri. Accanto al negozio di souvenir poi c'è questo ristorante, il Golden Dragon, chiaramente un ristorante cinese, ma i prezzi ragazzi non sono quelli dell'Italia o dell'Asia chiaramente. E poi di fronte invece dall'altra parte della strada c'è tutta la parte dei murales, un enorme polpo da quel lato e poi all'interno ci sono altri murales.
Questo è il menù del cinese, ragazzi, dà paura dopo tutti questi mesi in Asia vedere dei prezzi del genere. Un piatto di pollo e verdure $24, oppure un piatto di noodles vegetariani $21. C'è anche una lavanderia automatica, siamo super curiosi di vedere quanto costa qui rispetto al Giappone, dove l'abbiamo usata tantissimo. Però in realtà in Australia non ci servirà perché facciamo tutto noi a mano, e i prezzi vedo che sono leggermente più alti. $6 il lavaggio, che su €4. Sì, non è comunque tantissimo, voglio dire. Comunque molto più del Giappone. Sì, però ancora accettabile. E quelle cosa sono? Le asciugatrici? Sono $5, quindi questo è un bel po' di più del Giappone, però vabbè. In tutto diciamo che spendi $11 in tutto, che dai. sono 6-7 euro più o meno. Non è tantissimissimo. No. All'angolo c'è persino questo cinema, l'edificio in sé non è un granché, ma ci sono queste scritte molto retro con tutti i titoli dei film che si possono vedere all'interno delle sale. Questo è un mercato che viene allestito durante il weekend sotto questi alberi, quindi al fresco, e ci sono vari stand con vari oggetti, vestiti, ci sono 2 caffettini mobili qui dove si può prendere il caffè e altro, e c'è addirittura la musica dal vivo. Qua fanno la foto con l'aragosta. Sembrerebbe viva, quanto dice il signore. È gigante. È gigante. Che roba! Ma perché, poverina? Allora, le abbiamo viste tutte, devo dire, in viaggio. Abbiamo visto le foto con le scimmie, con i serpenti. Adesso con l'aragosta ci mancava, devo dire. Quanta gente che è arrivata, giustamente, perché è una cosa... Vabbè. Bravissimo. In questo ristorante, ragazzi, si vendono piatti molto originali, Australian Bush Cuisine. Angela è proprio di fronte al menù, si è rimasti con gli occhi di fuori. Allora, i piatti principali prevedono coda di canguro cotta 3 volte, Ecco. coccodrillo fritto, ma la cosa secondo me che più piacerà a noi italiani sono le fettuccine carbonara cremosa a cui si può aggiungere il coccodrillo sopra. Buonissimo, eh? Una bella creamy carbonara con coccodrillo on top. Spostati un po' dal centro di Geraldton, abbiamo fatto qualche chilometro verso sud per venire a vedere quello che è ufficialmente il simbolo di questa città, e l'abbiamo visto ovunque, riproduzioni più piccole, sulle magliette, sui portachiavi, c'è dappertutto. Il simbolo di Geraldton è questo faro a strisce bianche e rosse, costruito nel 1878, alto 34 metri. Pensate che i pezzi sono stati realizzati in Inghilterra e poi portato qui via nave e assemblato direttamente sul posto. È rimasto in funzione fino al 1985. Dopo aver costruito il faro si accorsero che c'era bisogno di qualcuno che se ne prendesse cura. Vennero quindi assunti 2 custodi, per loro fu costruita una casa e il loro compito era sostanzialmente quello di accendere il faro, soprattutto la notte, quando era fondamentale per le navi che passavano in questo tratto di mare. Pensate che il primo stipendio di questi custodi era di 80 sterline al mese. No, ma nel parco vicino al faro hanno messo un faro in miniatura che in realtà è una doccia. Guarda, apri, esce l'acqua. E qui attorno ci sono tutti questi gabbiani che sono qui appostati e mi osservano. Un po' inquietante questo momento. Abbiamo lasciato Geraldton e ci siamo diretti verso l'interno per una trentina di chilometri. Stiamo per raggiungere le Ellendale Pool, che sono anche il posto dove passeremo la notte. Allora, abbiamo letto bellissime recensioni su questo luogo, quindi volevamo proprio venire qui a vedere. Qui c'è il cartello che ci dice cosa si può fare e non si può fare, infatti il campeggio è consentito. Attenzione, c'è l'ameba meningitis. Non l'avevo letto accanto, sì. Se la temperatura dell'acqua è sopra i 24 gradi può esserci l'ameba meningitis, quindi direi che non si fa il bagno nel laghetto. Abbiamo un termometro, mettiamolo nell'acqua. 24 gradi è molto calda. Dici che magari è un po' meno, però è Sì. estate adesso, non so se No. azzarderei con la temperatura. Meningitis. Facciamo così, vediamo se c'è qualcun altro dentro e poi decidiamo cosa fare.
Qui ci sono i campi coltivati e le pecore al pascolo, quindi è un paesaggio completamente diverso rispetto a quello che abbiamo visto prima per arrivare in città. Parcheggiata l'Oriettina proprio sotto questa mega roccia, e qua dietro c'è il lago incriminato o il fiume incriminato, infestato dalle amebe terribili, e quindi andiamo a dare un'occhiata. Comunque questa Orietta ci sta dando grandissime soddisfazioni. Un po' però chiaramente si becca un po' del bene che vogliamo, che abbiamo voluto la Carmensita, furba. Ah, dici che vive di rendita. Vive di rendita l'Oriettina. Eccolo qua, il corso d'acqua, andiamo a vedere se troviamo l'ameba. A parte gli scherzi, qua c'è questa ameba che provoca la meningite, quindi dicono assolutamente di non fare il bagno se la temperatura dell'acqua è superiore superiore ai 24 gradi centigradi, e poi se uno comunque dovesse fare il bagno, attenzione a tenere sempre la testa fuori dall'acqua, non andare sott'acqua, a chiudere il naso se vai sott'acqua, comunque evitare di andare sott'acqua. Noi ci facciamo mille pensieri, e c'è chi si butta tranquillamente senza problemi. Stavamo giusto pensando che è stranissimo trovare un posto così in Western Australia. È il primo che ci capita da quando siamo partiti, cioè un parco con i barbecue, i tavoli, i bagni e la libertà di campeggiare. Prima volta che succede, ma questo perché? Perché dietro c'è un'antica tradizione, perché i popoli che abitavano qui prima della colonizzazione usavano questo posto per venire a rinfrescarsi durante i mesi più caldi. Quindi dalla costa si spostavano qui e campeggiavano qui per circa un mese. Quindi si è voluta mantenere questa tradizione del poter campeggiare in questo luogo, che è un luogo che ha anche un significato molto importante, perché in passato veniva utilizzato dalle popolazioni della costa e da quelle dell'entroterra per incontrarsi qui e scambiarsi le merci, per cui quelli dalla costa portavano conchiglie o pesce e invece quelli dall'entroterra portavano canguri ed emu. Questo scambio avveniva proprio in questa zona. Mangiamo molto presto stasera perché oggi a pranzo abbiamo mangiato pochissimo, doppia razione di pasta con pisello, pisellata stasera, molto buona ragazzi, è uscita benissimo, credo una delle migliori paste con piselli della mia vita. Buongiorno. Oh, quanto sei stata Dio qua. Buongiorno per colazione, oggi abbiamo fatto 60 km, una quisquilia qui in Australia, e siamo venuti in questo paesino che si chiama Port Denison, un paese di mare vicino a Dongara, che è il paesello invece un pochino più grande che abbiamo appena passato, piccolo piccolo piccolo, e qui oltre al lungomare c'è l'attrazione principale che è proprio il porto, che è quello, ma che in realtà è chiuso fino a martedì. Noi ci aspettavamo di trovare aragoste, un bel mercatino, un po' di movimento, qualche gambero, cose così un po' colorate, e invece no, tranquillità totale, molto rilassante l'Australia, e quindi fino a martedì qua non si può vedere molto. Siamo quindi nella zona di Dongara. Dongara in lingua locale significa l'area dei leoni marini, perché prima della colonizzazione qui viveva un gruppo di leoni marini. Oggi invece la zona è famosa per la pesca dei gamberi e delle aragoste quando è stagione. Con il porto chiuso ci facciamo però una bella passeggiata sul lungomare, lì in fondo c'è un memoriale dove arriveremo, che raggiungeremo dopo, e qua invece ci sono dei resti di un vecchio pontile. Se vi ricordate, già a Perth eravamo andati in un parco, Kings Park, a scaldarci la pizzazza su un barbecue fatto esattamente come questo. Anche qua a Port Denison, lontanissimo da tutto, ci sono gli stessi servizi, e quindi chi vuole può venire qua con la sua carta stagnola, la posiziona qui sopra, accende il barbecue schiacciando per 6 secondi, vediamo se funziona. Funziona, è partito.
si può accedere, vabbè, chiaramente adesso lo rispengo, e quindi uno si fa il barbecue con vista praticamente ovunque in Australia. Qui invece abbiamo un importante monumento della città, un pesce. Abbraccio. Ecco, anche la abbraccia il pesce, che è alto 2 metri, No, 2 metri e non fare. mezzo, un pesce importante qui a Port Denison. Oggi ragazzi giornata decisamente tranquilla, ce la siamo presa un po' per lavorare i prossimi video, quindi non abbiamo fatto un granché. È domenica, quindi abbiamo preso un po' il mood australiano, un po' più rilassato, e siamo già arrivati all'ora del tramonto. E che tramonto, aggiungerei, perché abbiamo trovato il posticino dove passeremo la notte. Hey mate, questo è il posto ragazzi, questo è il tramonto, l'Oriettina da questo lato, in questa strada sterrata per un pezzettino. Qua però c'è la strada principale e questa è la vista. Questa è una spiaggia, no guarda, assurdo questa cosa, praticamente sono dei fossili, si vedono tutte le conchiglie che sono diventate roccia, e è tutta così questo fondo. Bisogna fare attenzione qua che è venuta giù tutta questa scogliera, è spettacolo puro stasera. Qui fuori la magia del tramonto con il sole che se ne va per oggi, e si vede tutta la scogliera che piano piano si illumina di questa luce più calda del tramonto, e qui dentro invece sta avvenendo l'altra magia, quella culinaria. Guarda qua, pasta con i fagioli stasera. Stai fagioli, Anghera, per un Che concertino oggi. Come rovinare tutta la magia? Sta facendo tutta la magia, la poesia, la scogliera che si illumina. Arrivi tu e via così. È tipico questa cosa, arrivo io e via. Ha bisogno un po' d'acqua, un po' di sale. Però il profumo è buonissimo, eh. Fagiolata. Sei alla console del caffè stamattina? Tutto bene? Sei incantato. Devo trovare il bottone per sbloccarlo. Forse è il caffè, ecco. E dopo la musica, la danza del mattino. Scaccia la mosca. Ci sono giusto un paio di mosche passeggere stamattina, sono già entrate. Maria. In 5 minuti. Andiamo. Questo è il sentierino che abbiamo preso ieri per arrivare qui in questo parcheggio, con una delle viste più belle che abbiamo trovato finora qui in Australia. È bello nascosto, ma in realtà la strada principale è proprio qui sopra, ma la strada principale dove non passa quasi nessuno, perché da ieri sera abbiamo sentito pochissime macchine, ci sono vari posti per stare, si poteva anche stare qui un po' più esposto, e noi ci siamo messi proprio all'ultimo posto in fondo. Ci siamo già fermati perché in realtà siamo vicinissimo a un enorme lago salato, quindi abbiamo riparcheggiato l'Orietta qui accanto e adesso andiamo verso questo lago salato che è a 200 metri da questo lato. Ovviamente siamo in tenuta anti-mosche stamattina perché ce ne sono fin troppe. Siamo arrivati al lago salato, è proprio qui dietro, ma anche questa parte in realtà fa parte del lago salato, ma si è asciugata completamente, quindi si vede tutto il fondale, anche l'erba, le alghe che ci sono sul fondale, che sono completamente cristallizzate e ricoperte di sale. Guarda, cioè guarda che roba, ogni singolo filo è ricoperto di sale. Alberato che devo dire è alquanto unico da vedere in questa zona,
ci dà il benvenuto nella nuova cittadina che stiamo andando a visitare, che si chiama Greenhead, cioè Testa Verde. Questa è la spiaggia più famosa di Greenhead e si chiama Dinamite Bay. Dinamite perché è una baia pericolosa, nel senso che un tempo tutte le navi che partivano dall'Australia e passavano da qui facevano molta fatica, innanzitutto perché non c'era un faro e poi perché la costa è molto frastagliata, infatti viene fuori da questo lato e anche da questo, e inoltre il fondale è molto basso, quindi il rischio di incagliarsi era altissimo. Oggi ragazzi mi tocca fare un po' di veci, perché qualcuno non sta molto bene. Un po' così, un po' KO. E quindi volevo rispondere a tante domande che ci sono arrivate, soprattutto su lui, il seguito di Zabaione. Lo chiameremo Zabaglione. Perché sono Zabaglione con la gli. Non ti posso lasciare orribile. solo un minuto che dici queste cose. Vabbè, allora chiamiamo comunque Zabaione, perché comunque, vedete, è molto simile. Questo è un Mini 2 SE. Lui è uguale, invece il telecomando cambia molto. Te lo reggo, vai, puoi far vedere il telecomando, quindi, che è diverso. Il seguito di una leggenda non può che essere una leggenda. Abbiamo grandi aspettative, poverino, perché comunque arriva dopo un drone che si è schiantato contro una roccia ed è sopravvissuto, che ha dormito una notte su una palma ed è sopravvissuto. Quindi un eroe, quindi grandi aspettative anche su di lui. Quindi Zabaione 1 è rimasto ai nostri amici, l'eroe è giusto che sia in ottime mani, quindi noi siamo molto contenti di questo. E adesso abbiamo lui. Allora devo dire che è migliorato rispetto al primo, soprattutto per la ricezione, cioè ci fidiamo molto di più a mandarlo più lontano. Invece il primo cominciava un pochino a dare qualche problema, soprattutto quando si allontanava un po'. Quindi vabbè, ci troviamo comunque bene con questo. Soprattutto secondo me i grandi cambiamenti sono da questo punto di vista, perché questo è il nuovo telecomando che ha una fisionomia completamente diversa e si va a infilare, adesso non so, tieni, si va a infilare il cellulare qua sopra, pam, si mette il cellulare, si collega a questo filetto, pam, e niente, quindi è più comodo, ci sono meno fili di mezzo, una ricezione migliore sicuramente, e contro il vento è incredibile. E qui sta facendo poi gli straordinari, perché in Australia stiamo trovando dei venti che, mamma mia, roba che non so, raramente abbiamo trovato un vento così forte. Sembra sta California, qualcosa di simile, però in quel caso tante volte non l'abbiamo fatto volare. In questo caso invece il test che facciamo, io dico facciamo, ma io non faccio niente, io sono quella dietro che mette l'ansia. Attento, quello è il mio ruolo. E lo mandiamo prima contro vento, così poi mal che vada torna indietro. Quindi se questa tecnica. Esatto, se riesce ad andare contro vento, ogni tanto non ci riesce, allora va benissimo. Se proprio si pianta, evitiamo direttamente, quindi lo mandiamo sempre contro. Più o meno direi che è molto chiaro capire da che parte viene il vento in Australia, perché proprio ti sposta. Oggi poi c'è anche l'allerta vento forte, 50 km/h di vento, che è più o meno la velocità a cui andiamo noi con Orietta. Quindi... Esatto. Comunque si vede, ecco, ci sono tutte le increspature sull'oceano, quindi c'è un bel ventazzo anche oggi. L'abbiamo preso perché abbiamo trovato un'offertona pazzesca, 250 euro per cambiare il drone, e cosa ovviamente importantissima per noi è che anche questo occupa pochissimo spazio. Per noi è fondamentale questa cosa perché deve stare nello zainetto, e quindi anche in questo caso occupa veramente pochissimo, lo possiamo mettere in questo zainetto e metterci anche tantissima altra roba. Mosche. Ultima cosa, poi chiudiamo col capitolo drone. In Australia far volare il drone è semplicissimo, nel senso che non ci sono regole troppo stringenti, anzi se hai un drone piccolo come il nostro che è sotto i 250 grammi non c'è nulla che devi fare, puoi volare tranquillamente rispettando ovviamente le classiche regole, quindi non volare dove ci sono aeroporti, nelle zone dove non è consentito o troppo vicino alle persone. Pensate che persino sul sito dei National Park dice che è possibile far volare il proprio drone tranne in particolari casi che sono poi indicati proprio quando tu arrivi nel parco. Abbiamo fatto un salto alla spiaggia di Jurien Bay, ma anche questa volta, come la volta scorsa quando siamo ripassati, c'era un vento incredibile, non si riusciva neanche a stare in piedi, stile Mary Poppins, quindi abbiamo deciso di continuare, fare qualche altro chilometro verso sud e adesso siamo diretti in un posto che si chiama Kangaroo Point.
qualche giorno fa questo tratto di strada era chiuso per gli incendi, avanti per chilometri e chilometri, infatti si vede tutta questa parte di vegetazione completamente bruciata. Siamo arrivati a Kangaroo Point e in effetti i canguri ci sono, ne abbiamo 3 adesso che ci stanno guardando, 1, 2, il terzo nascosto là dietro la boscaglia. Proviamo a avvicinarci piano piano. E uno lì che saltellano, 1, 2, 3, sono grossi questi, Sono più grossi, sì. Sono più grossi di quelli che abbiamo visto finora. Guarda come ci guardano. Come saltano, ma sono simpaticissimi. È sempre un'emozione vedere i canguri così da vicino nel loro ambiente, che saltellano, sono buffi da vedere, e in più uno di loro aveva anche un cuccioletto nel marsupio, l'abbiamo intravisto e quindi ce ne siamo un po' tenuti lontani, poi loro sono andati un po' in mezzo alla verdura lì davanti, ma ci osservavano sempre, ci guardavano sempre attentamente. Mamma mia ragazzi, sapevamo che c'era stato un incendio ma non pensavamo che fosse così grande, veramente a perdita d'occhio tutta questa zona è andata in fiamme e abbiamo scoperto che è stato un incendio che è stato causato da un incidente, cioè una macchina si è andata a schiantare contro un albero, è partito l'incendio che ha, grazie anche al vento, che è divampato in tutta una zona incredibile. E siamo proprio nella zona del deserto dei Pinnacoli dove siamo stati, e questo incendio è cominciato poco dopo il nostro passaggio e adesso fortunatamente hanno riaperto la strada dopo che sono riusciti a domare queste fiamme. Già che c'eravamo ci siamo fatti un altro giretto ai Pinnacoli, visto che comunque ne vale sempre la pena. In questo momento poi sta arrivando il tramonto, c'è un vento assurdo e quindi si vedono questa sabbia che passa tra i pinnacoli. Questa è proprio l'immagine classica del deserto, non so se uno se lo immagina così, questa tempesta di sabbia, la macchina che va in mezzo al deserto qua, e qui in più c'è questa parte suggestiva proprio di queste rocce che escono. Ci siamo infilati in macchina ragazzi, un caldo eccezionale, abbiamo attaccato il ventilatorino qua, si sente come gironzola, ci rinfresca un attimo ragazzi. Negli ultimi giorni abbiamo ripreso molto poco, infatti abbiamo messo 3 giorni in un solo video, cosa che non succedeva da un bel po' di tempo. Abbiamo concentrato molto e condensato, anche perché sono successe poche cose, nel senso che abbiamo rallentato tanto anche noi rispetto alla prima parte del viaggio, molto più frenetica, abbiamo visto un sacco di cose. Nella seconda parte abbiamo decisamente rallentato, anche perché stiamo tornando verso sud, e il motivo direi che questo lo spiega benissimo. È il calore che sta arrivando, insomma qualcosa di assurdo, e a nord è molto peggio di così. Sì. Quindi niente, sicuramente è un'esperienza che possiamo evitarci per questa volta. Allora, una particolarità, perché proprio oggi che abbiamo parlato del drone Zabaione 2, in realtà in premiere Nat ha fatto venire fuori il nome perfetto. Con una tacchetina di internet siamo riusciti a comunicare un pochino in chat, e comunque il nome perfetto l'ha trovato Nat, ed è, cioè proprio oggi che abbiamo parlato,
Tirami su, dopo È bellissimo. Zavaione, tirami Tirami su. su. È Tirami su. perfetto. Il nuovo drone sarà tirami su. Si chiamerà quindi tirami è su. ufficiale, ragazzi. Ci verrà solo fame ogni volta che lo lanceremo, però Oddio, va bene È così. un brutto pensiero in effetti ogni tanto. Sicuramente non in questo periodo, perché comunque ci stanno trattando molto bene. Direi di sì. Ma verranno tempi peggiori. Insomma. Ma si sa che è così. Va bene ragazzi, noi da qui, da questa calda, bollente macchina vi salutiamo. Mi raccomando, se non l'avete ancora Non so. fatto, iscrivetevi al canale. Io confido nella mezzanotte che Speriamo possa che arrivare si un po' di abbassi. fresco. Sai che mi aspettavo alle 4 di mattina. Abbraccione Va bene, sudato! Alla prossima! Ciao!